amici e ciao amiche, bentornati sul mio canale e benvenuti in una nuova serie di video dedicata alla mia ultima avventura, il mio viaggio tra Polonia e Russia. E non preoccupatevi perché prossimamente uscirà un video dove vi racconto come ho fatto ad andare in Russia, cosa mi è servito e tutto quanto. Oggi ci troviamo a Kaliningrad, città principale e capoluogo dell'oblast di Kaliningrad, un'exclave russa incastonata tra Polonia e Lituania e bagnata dal Mar Baltico. Qui ci troviamo di fronte a uno dei monumenti più importanti della città, ovvero la cattedrale di Königsberg. Königsberg è l'antico nome della città, quando ancora era una provincia storica della Prussia orientale. Königsberg è stata anche la città natale di uno dei filosofi più importanti, ovvero Immanuel Kant, e proprio nella cattedrale di Königsberg, nel retro, è possibile trovare un piccolo mausoleo a lui dedicato. La città cambiò il suo nome da Königsberg a Kaliningrad nel 1946, in memoria di Mikhail Ivanovich Kalinin, un rivoluzionario e politico bolscevico. E ciò avvenne in seguito alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando la città di Kaliningrad e la regione passarono sotto il controllo dell'Unione Sovietica. Proprio perché la città è intitolata a Mikhail Ivanovich Kalinin, non lontano dal centro cittadino è ancora possibile andare a visitare, oltre che all'immancabile statua di Vladimir Lenin, che tra l'altro è una delle più occidentali di tutta la Russia, quindi bisogna assolutamente andarla a vedere, è per l'appunto possibile anche andare a visitare la statua di Mikhail Ivanovich Kalinin, che si trova vicino alla stazione dei bus e dei treni e, essendo la città dedicata a lui, se andate a Kaliningrad non potete assolutamente non andare a vedere questa statua. Durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, Königsberg venne quasi totalmente rasa al suolo. Di conseguenza, dopo la fine della guerra, quando la città passò sotto l'Unione Sovietica, venne quasi completamente ricostruita con edifici moderni e quei pochi edifici storici che riuscirono a, tra virgolette, salvarsi ma molto danneggiati dai bombardamenti, vennero o demoliti o in minima parte recuperati. Un altro monumento molto importante per la città di Kaliningrad è la cattedrale di Cristo Salvatore, una cattedrale che riprende lo stile e l'architettura della Rus di Kiev e la cui costruzione venne iniziata nel 1995 in onore del 10° anniversario dell'ortodossia a Kaliningrad. La cattedrale fu poi consacrata nel 2005 dal metropolita Kirill e qualche anno dopo, nel 2009, fu costruita vicino ad essa una piccola cappella dedicata ai santi Pietro e Fevronia. Un altro luogo molto bello e interessante da visitare a Kaliningrad è il museo e centro di ricerca dedicato all'oceano. All'esterno si presenta benissimo con questa forma a globo terrestre. È un museo che si estende sia all'interno che all'esterno. Si possono visitare barche, idrovolanti, addirittura un sottomarino. Io purtroppo il sottomarino non l'ho visitato all'interno in quanto sono andata poco tempo fa, a inizio febbraio, e faceva davvero tanto freddo. Ed è consigliabile visitare questo sottomarino in periodi più caldi, anche se lo si può fare tutto l'anno ovviamente. È davvero un posto particolare dove si possono scoprire un sacco di cose e dove si può anche provare a pilotare una barca, ovviamente finta, però è molto molto bello. Intraprendere questa avventura, fare questo viaggio per me è stato davvero bellissimo. In primis perché ho realizzato uno dei miei sogni più grandi, ovvero quello di andare in Russia, e poi perché sono stata in una regione della Russia, Kaliningrad, veramente molto particolare. Particolare dal punto di vista stilistico, infatti abbiamo questo mix tra stile russo, post-sovietico, prussiano-tedesco, ma anche particolare per
il ruolo che ricopre. Infatti l'Oblast di Kaliningrad ha un'estrema importanza, un'importanza che in realtà ha sempre avuto sin dai tempi dell'Unione Sovietica e che continua ad avere soprattutto alla luce degli avvenimenti degli ultimi anni. L'Oblast di Kaliningrad ricopre un ruolo estremamente importante, sia dal punto di vista della sua posizione geografica. Difatti è considerato come la roccaforte russa nel cuore dell'Europa, sia per il fatto che è la sede della flotta russa del Baltico, quindi è estremamente importante dal punto di vista strategico, militare, politico, geopolitico, eccetera. Durante il mio viaggio non mi sono limitata a visitare Kaliningrad città, ma ho voluto visitare anche un'altra città dell'Oblast, ovvero Baltijsk. Baltijsk è la città più occidentale di tutta la Russia, ai confini con la Polonia. È un'ex città chiusa dell'Unione Sovietica e attualmente è semi-chiusa, infatti per accedere ad alcune aree bisogna per forza avere un permesso specifico dell'FSB. È il quartier generale della flotta russa del Baltico ed è estremamente militarizzata. Andare in questa città per me è stato stupendo, anche questa è la realizzazione di un sogno, anche se capisco che può sembrare strano, però è così. E purtroppo non ho potuto registrarvi un vero e proprio vlog, che è una zona molto sensibile, ma ho fatto molti video e molte foto col telefono, quindi vi assicuro che prossimamente uscirà un bel reel pieno di video, di informazioni, di notizie. Mi raccomando, non perdetevelo. Questo video è giunto alla fine, spero che vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato interessante. Fatemi sapere voi se siete stati in Russia, dove siete stati. E nulla, vi ringrazio tantissimo, vi mando un bacio, vi chiedo di lasciarmi un like se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!